Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vorrei parlare di un argomento che interessa in genere molte persone, e cioè l'archiviazione degli oggetti che sono presenti all'interno del nostro inventario. Infatti, non sempre tutti gli oggetti che abbiamo nell'inventario ci servono quotidianamente. In molti casi abbiamo semplicemente bisogno di archiviare degli oggetti che non vogliamo buttare via, ma che contemporaneamente non ci servono con cadenza quotidiana. Come possiamo fare? È molto importante avere un inventario leggero, perché avere un inventario leggero significa sostanzialmente potersi muovere con tranquillità all'interno di Second Life e sicuramente ridurre la possibilità di lag mentre giriamo sulle location di Second Life. Quindi è importante alleggerire il nostro inventario. Ci sono persone che tengono un inventario anche con 150-250 mila oggetti, ma tenere un inventario così ampio e girare nel mondo virtuale con così tanti oggetti presenti all'interno dell'inventario crea sicuramente un problema alla nostra Second Life, sicuramente dei problemi di rallentamento. Come possiamo fare quindi? Poiché a mano che viviamo la nostra Second Life continuiamo ad accumulare oggetti, credo che la soluzione più importante sia quella di creare un backup degli oggetti che non vogliamo buttare via, ma che contemporaneamente non usiamo tutti i giorni. Vogliamo, allo stesso tempo, essere certi di non perdere nessuno di questi oggetti. Come possiamo fare allora? Ho scoperto recentemente che c'è un sistema che ci permette di archiviare gli oggetti all'interno di una scatola. In realtà non è una novità. Se io creo un cubo, posso sicuramente mettere all'interno del cubo e quindi nel suo contenuto qualsiasi cosa io desideri. Facciamo un esempio. Quando noi compriamo un oggetto, ci viene normalmente dato un vendor. Apriamo questo vendor, che non è nient'altro che una scatola, e all'interno di questo vendor, quindi di questa scatola, ci sono degli oggetti che abbiamo comprato. Quindi, facciamo un esempio molto semplice, se io premo la combinazione di tasti CTRL e B, mi si apre il menu, diciamo, della creazione. Lascio selezionato il cubo e creo un cubo, ovviamente all'interno di una location dove io ho la possibilità di rezzare. All'interno di questo cubo, se vado nel pannello del contenuto, posso vedere che in questo momento ci sono 0 elementi. Ma se io dal mio inventario prendo degli oggetti che desidero semplicemente archiviare all'interno di questo cubo, posso naturalmente trascinare questi oggetti e archiviarli. Fin qui non c'è nulla di strano. È una soluzione che conosciamo tutti e conosciamo in tanti. Il problema è quando, per esempio, io ho la necessità di archiviare un numero ingente di oggetti e non semplicemente due o tre. In questo caso, quando io andrò a selezionare un certo numero di oggetti dal mio inventario per archiviarli all'interno della scatola, è possibile che io riceva dei messaggi di errore. Il più comune di questi messaggi di errore mi dice che io non ho la possibilità di andare ad archiviare un oggetto che non è copiabile. Tuttavia, esiste un sistema per archiviare comunque gli oggetti, anche quelli che non sono copiabili, all'interno di un cubo, e in questo video desidero mostrarvi come fare. Il modo più semplice per archiviare un oggetto, per archiviare una serie di oggetti che sono presenti nel nostro inventario all'interno di un cubo, è quello di utilizzare un sistema che fa uso di una combinazione di stringhe che deve essere digitata in local chat. Vediamo in che cosa consiste. Quando io voglio archiviare degli oggetti all'interno di una scatola, la prima cosa da fare è questa: aprire l'inventario, creare una cartella all'interno della cartella inventario, che possiamo chiamare per esempio vestiti backup. All'interno di questa cartella andremo quindi a mettere, come suggerisce il nome, tutti quei vestiti che non usiamo quotidianamente, ma che non desideriamo buttare via e quindi in qualche modo conservare. Ora io faccio solo degli esempi, ovviamente. Per esempio, seleziono questi oggetti
e li voglio archiviare all'interno di questa scatola. Li sto selezionando veramente a caso. Ok, una volta fatto questo, posso fare un bel copia di questi oggetti, anche perché non voglio perderli, e posso andare a collocarli all'interno della cartella Vestiti Backup. Ora, all'interno di questa cartella Vestiti Backup ci sono questi vestiti che io desidero archiviare. Ovviamente una volta che li avrò spostati all'interno della scatola li potrò cancellare dal mio inventario, recuperando in questo modo decisamente molto spazio. Come posso fare? La prima cosa da fare è recuperare l'UID della scatola. Quindi andrò nella tab Generale, dove c'è Copia UID, seleziono Copia. Una volta che avrò copiato l'UID, dovrò scrivere nella chat locale questa stringa zdrop on l'UID e il nome a questo punto, quindi uno spazio, il nome del cubo, quindi object. È importante che la stringa sia corretta, quindi consiglio sempre di andare a controllare. Object è corretto ed è scritto con la O maiuscola. L'UID è quello che abbiamo copiato. Ora, in realtà la cartella che noi vogliamo copiare non è object, ma è la cartella che abbiamo creato prima e quindi vestiti backup. Quindi qui andremo a scrivere vestiti backup. È importante che lo scriviamo nello stesso modo in cui lo abbiamo nominato all'interno dell'inventario, quindi nel nostro caso vestiti con la V maiuscola, backup con la B minuscola. A questo punto dovremo semplicemente fare un invio. Come vedete qui in local tutti gli oggetti che io avevo inserito all'interno di quella cartella vengono trasferiti all'interno del cubo. E come vedete anche qui dice che gli oggetti non copiabili potranno essere comunque trasferiti all'interno del cubo. In questo modo avremo la possibilità, in pratica, di archiviare all'interno di un cubo qualsiasi oggetto noi desideriamo. Questa regola vale anche per quanto riguarda gli oggetti no copy. Quindi ci permette di archiviare all'interno di un cubo, come se fosse un vero e proprio storage, qualsiasi cosa vogliamo. Il mio consiglio è comunque quello di non archiviare tantissimi oggetti all'interno di un cubo, piuttosto creare più cubi e quindi più storage, ma non andare a creare troppi oggetti all'interno di uno stesso cubo. Ad esempio, se io voglio archiviare 10.000 items all'interno di un cubo, lo posso fare con questo sistema, ma quando poi dovrò andare a riaprire il cubo, ci vorranno ore prima che il cubo possa caricare tutti gli oggetti che sono contenuti al suo interno. Quindi non consiglio di mettere tantissimi item. In linea di massima 1000 item possono andare bene, ma non di più. Anche perché ci vorrà del tempo, come vedete non erano tantissimi gli abiti che avevo selezionato, ma il tempo naturalmente ci vuole per poter effettuare questo trasferimento. Quindi se trasferite molti item dovrete sicuramente lasciare l'avatar online e permettere comunque a Second Life di terminare questa operazione di backup. Una volta che il Second Life avrà ultimato il suo backup, naturalmente comparirà un messaggio che dirà che il backup è ultimato qui in local chat. E una volta che questo backup sarà terminato, noi troveremo all'interno del cubo tutti gli oggetti che abbiamo scelto di archiviare. A questo punto andremo naturalmente nel contenuto del cubo a controllare che tutti gli oggetti che volevamo archiviare siano effettivamente presenti e a questo punto potremo con tranquillità andare a cancellare dal nostro inventario gli oggetti che abbiamo archiviato all'interno di un cubo. Daremo un nome al cubo, per esempio li potremo chiamare vestiti backup, perché no, come la cartella che abbiamo creato prima.
Prenderemo il cubo e a questo punto avremo un solo oggetto al posto invece di tutti gli altri oggetti che abbiamo inserito all'interno del cubo stesso. Questo è un modo sicuramente molto semplice per andare ad archiviare gli oggetti, che ci permette di recuperare moltissimo spazio all'interno del nostro inventario. Io ho 40.230 elementi nel mio inventario e già mi sembrano tantissimi, ma so di persone che hanno veramente moltissimi oggetti in più rispetto a quelli che possiedo io. Soprattutto se si è dei bloggers, dei vloggers, come nel mio caso, accumulare oggetti è veramente molto semplice. Ma in linea di massima, questo accade a chiunque, perché nel momento in cui si vive Second Life è normale che si possano prendere degli oggetti. Anche i regali che naturalmente troviamo in giro, non necessariamente oggetti comprati. Quindi è fondamentale saper archiviare gli oggetti nel modo migliore. Il mio consiglio è sempre comunque quello di andare in qualche modo a creare delle sottocartelle all'interno dell'inventario in modo da essere certi che il nostro inventario sia perfettamente organizzato. Anche perché in questo modo, creando delle sottocartelle, sarà più semplice andare a recuperare quegli oggetti che non usiamo frequentemente e che quindi sarebbe opportuno archiviare. Ovviamente è anche opportuno andare a cancellare gli oggetti che non si usano più, soprattutto quegli oggetti che ormai sono datati, magari sono anche oggetti belli, interessanti, ma che non sono compatibili per esempio con il corpo mesh che stiamo utilizzando, oppure con le ultime novità. Ecco, come vedete, completed transfer from vestiti backup. È comparso questo messaggio che dice che il trasferimento è completato. Andiamo a controllare e a vedere se è vero. Andiamo quindi in modifica, andiamo in contenuto e qui avremo il caricamento dei contenuti, cioè degli oggetti che abbiamo trasferito. E come vedete già adesso ci mette un po' di tempo nel vedere gli oggetti che sono stati caricati. Quindi immaginiamoci se dovessimo andare a caricare moltissimi oggetti all'interno di uno stesso cubo. È anche vero che in questa sim dove mi trovo io, che comunque è la mia casa Linden, c'è lag, quindi è sicuramente vero che ci mette più tempo nel momento in cui nella location dove ci troviamo c'è un certo rallentamento. Ho notato che invece a caricare, ecco qua, gli oggetti sono stati caricati come vedete e sono stati trasferiti. Quindi io a questo punto ho la certezza che potrei tranquillamente andare a cancellare questi oggetti, in quanto tutti questi oggetti e il loro contenuto con tutte le cartelle che erano all'interno del loro contenuto sono state correttamente trasferite. Come dicevo, quindi potrebbe essere utile andare a aprire una scatola in una location dove non c'è molto lag. Potrebbe essere anche una sandbox, per esempio. La cosa importante è che non sia una location che per definizione o per il numero di persone che sono presenti possiede dei forti rallentamenti. Bene, io credo di aver detto tutto, lascio comunque la stringa che deve essere conservata per poter effettuare questo tipo di salvataggio nella descrizione di questo video in modo che vi sia semplice andare a recuperare questa informazione. E niente, per il momento è tutto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Se avete dei suggerimenti anche per quanto riguarda diciamo il modo di andare a inventariare il modo di andare a inventariare il proprio account o suggerimenti su dei video che vi interessano in modo particolare, lasciatemelo scritto in un commento. Grazie, ci vediamo al prossimo video.